Benvenuti alla 13ª lezione del nostro corso in italiano sulla tecnica del quilling. Il video di oggi è dedicato a Rosanna, che dopo aver visto il biglietto di auguri di San Valentino con i pesciolini innamorati, ha chiesto un tutorial che avesse per tema una partecipazione di matrimonio. Oggi quindi vedremo come fare questo biglietto, che può fungere anche da biglietto di auguri da regalare a una coppia di novelli sposi. Nella descrizione del video potete trovare l'elenco completo del materiale occorrente. Ora passiamo subito al video tutorial, ma prima mi raccomando, iscrivetevi al canale! Iniziamo con il primo procedimento che dovremo ripetere per 2 volte per poter completare il cuore. Ordiniamo le striscioline da 16 cm, larghe 3 mm, in ordine di colore. Partiamo da quella rosa, poi mettiamo quella beige chiaro, quella giallo pastello, quella gialla un po' più scura, quella arancione e quella rossa. Con una matita tracciamo dei segmenti su ognuna delle striscioline che poi dovremo tagliare. Quella rosa dovrà essere lunga 15 cm e mezzo, quella beige 15 cm, la prima gialla 14 cm e mezzo, quella gialla leggermente più scura 14 cm, quella arancione 13 cm e quella rossa 12 cm. Ora ritagliamole. Ora dobbiamo incollarle, ma per essere sicure di farlo nel modo giusto, sistemiamo le striscioline subito una dopo l'altra in ordine di lunghezza. Mettiamo una puntina di colla sulle estremità di ognuna delle striscioline, tranne che su quella rossa. Poi iniziamo a sovrapporle una sull'altra. Terminiamo con quella rossa, poi aiutiamoci con una pinzetta per tenerle ben ferme per qualche minuto. Come vedete sono incollate dalla più corta alla più lunga. Ora dovremo incollare anche le estremità opposte. Per farlo mettiamo una puntina di colla sulle estremità di ogni strisciolina tranne quella rossa e incolliamole a pari come abbiamo fatto prima. Anche in questo caso aiutiamoci con una pinzetta per tenerle ferme per qualche minuto. Dopo aver ripetuto lo stesso procedimento per 2 volte per creare le 2 metà del cuore, vediamo come finirlo. Tenendo in questo modo l'arco formato con le striscioline, usiamo la bacchetta per arrotondare un'estremità. Dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte, curvando però verso l'interno, quindi verso la strisciolina rossa. Ora formiamo un ricciolino usando una pinza a becchi tondi. Questo ricciolino poi andrà fissato utilizzando un po' di colla vinilica. Mettiamo una puntina di colla, arrotoliamolo e poi teniamolo fermo usando la pinzetta opponibile. Per fissare meglio le striscioline una all'altra mettiamo un po' di colla sul ricciolino aiutandoci con la punta di un dito o con uno stuzzicadenti per farla penetrare fra una e l'altra. Teniamole ferme con la pinza per qualche minuto. Passiamo a completare il cuore dando la forma anche alla seconda metà. Iniziamo infilando la punta fra i 2 spilli dove è già fissata la prima, per poi fare qualche prova di posizionamento che ci permetterà di decidere la forma finale del cuore, che possiamo fare sia asimmetrico che simmetrico. Diamo la forma definitiva usando gli spilli e quando siamo soddisfatti del risultato passiamo a incollare.
Ruotiamo una goccia di colla sulla punta del cuore, riposizioniamola facendola passare in mezzo agli spilli, poi con la pinza teniamo ben fermo in posizione per qualche secondo. Ruotiamo leggermente le striscioline all'estremità opposta senza sfilare il ricciolino dallo spillo. Mettiamo una goccia di colla e riposizioniamo tenendo ferme con la pinzetta le due metà del cuore in modo che si incollino. A questo punto stendiamo un velo di colla per fissare in modo definitivo le striscioline in basso, aiutandoci con uno stuzzicadenti sia per spargere bene la colla che per togliere l'eccedenza. Passiamo a fare gli anelli. Io ho già fatto quello da donna utilizzando la misura 9, mentre per l'anello da uomo, che deve essere leggermente più grande, userò la misura 8. Prendiamo la strisciolina gialla lunga 60 cm e stendiamo un po' di colla roller su un'estremità. Iniziamo ad avvolgere la strisciolina tirando in modo che ogni giro aderisca bene al precedente. Fermiamoci a stendere spesso la colla roller e continuiamo ad avvolgere la strisciolina su se stessa. Utilizzo la colla roller anziché la colla vinilica per fare un lavoro più pulito e per evitare che l'anello si incolli allo strumento o che si formi uno strato troppo grosso di colla che poi potrebbe compromettere l'effetto finale. Fate sempre attenzione a non appoggiare la strisciolina dove ci sono residui di colla roller, perché sennò rischiate che si possa strappare. Una volta finito, sfiliamo l'anello, cospargiamolo di colla vinilica che stenderemo aiutandoci con uno stuzzicadenti. Passiamo al centrino di carta. Quello che uso io ha un diametro di 14 cm. Lo piego a metà e poi ancora a metà. Infine ne ritaglio un quarto. Prima di incollarlo faccio alcune prove di posizionamento sul biglietto usando anche il cuore. Quando prendete il cuore fate attenzione perché un po' di colla potrebbe aver incollato gli spilli alla carta. Staccateli con delicatezza per non rischiare di rovinare il lavoro. Ci sono davvero molti modi per comporre la partecipazione di matrimonio con la tecnica del quilling. Possiamo posizionare il centrino nell'angolo in alto a destra e il cuore in basso a sinistra oppure invertirli, mettere gli anelli sul centrino sovrapposti oppure uno accanto all'altro. Fate diverse prove e quando avete deciso come comporlo passate a incollare con la colla stick il centrino facendo attenzione a non romperlo. Se ci fossero dei residui di colla, tamponateli con un pezzettino di carta. Incolliamo sul biglietto anche il cuore e teniamolo fermo con la pinzetta. Completiamo l'anello da donna facendo un brillantino con una strisciolina grigio chiaro oppure di un azzurro molto chiaro. Iniziamo ad arrotolarla facendo 5 giri con la bacchetta, poi sfiliamola e riprendiamo la strisciolina 1,5 cm circa più sotto. Arrotoliamo ancora 4 volte, sfiliamo e avvolgiamo la strisciolina attorno ai 2 piccoli cerchi che abbiamo formato. Diamo una forma triangolare. Poi continuiamo ad avvolgere attorno la strisciolina che fisseremo con una puntina di colla dove c'è il vertice inferiore. Incolliamo anelli e brillante sul biglietto. Concludiamo con una rosellina e delle foglioline verdi. Per le foglie usiamo striscioline da 16 cm di diverse tonalità di verde. Facciamo un rotolino che poi dobbiamo rilasciare in un cerchio del diametro di 10 mm. Incolliamo, poi pizzichiamo da una parte per formare una goccia.
Con la strisciolina rosa dobbiamo fare un piccolo vortex. Arrotoliamola senza rilasciarla, poi pizzichiamola per formare un occhio, cioè un ovale con 2 punte. Ora rilasciamola in un cerchio da 10 mm, poi facciamola allargare aiutandoci con una penna di quelle adatte per gli schermi touchscreen per girare il centro. Fissiamo la strisciolina con una punta di colla. Formiamo un triangolo per poi piegare a metà ognuno dei lati. Terminiamo incollando le foglie e il fiore sul centrino di carta vicino agli anelli. La nostra partecipazione di matrimonio con la tecnica del quilling è finita.